Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche affettive per la prima metà di maggio e abbiamo la carta del giudizio, ragazzi. Quindi devo dire che è un periodo di risveglio, poi finalmente Mercurio smette di essere retrogrado, quindi le cose ripartono un po' per tutti, però comunque quando c'è il giudizio si può parlare anche di una presa di consapevolezza o proprio di una chiamata di tipo spirituale, come una presa di coscienza, una presa di consapevolezza. Può anche essere che in questo periodo qualcuno capisca da che parte deve andare o la propria vita o la relazione. Adesso andiamo a vedere di che relazione si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti che sono presenti sul canale. Queste sono previsioni sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, piuttosto che gli amici, piuttosto che le relazioni di coppia. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e poi vi darò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Nello specifico le letture per single e relazioni diciamo già in essere sono già online e le trovate nella sezione dei video scorrendo col dito in basso oppure nell'oroscopo mensile. Allora ragazzi, partiamo con un 2 di bastoni, l'eremita, un 7 di bastoni, un mago, 4 di pentacoli, 2 di coppe e sole. Mm. Uh, Qui ragazzi ho la sensazione che sì, ci sarà un risveglio. Nel senso che abbiamo questo 2 di bastoni. Devo dire che si parte da una situazione di indecisione, di dubbio, potrebbero esserci dei progetti da voler portare avanti e magari altri da voler lasciare indietro, o potrebbe essere una relazione in dubbio. Diciamo che avete l'eremita, quindi è come se ad un certo punto aveste bisogno di fare una riflessione su questa situazione o su questa relazione. E io ho come l'idea che qualcuno si renderà conto che la controparte, la, se non avete nessuno è la vostra energia, diversamente è quella della controparte. Ho come la sensazione che ci sia una carenza di forza per portare avanti le cose, per lottare, come se non facesse abbastanza o non si facesse abbastanza. Andiamo a vedere carta per carta, partiamo dal 2 di bastoni. Fante di pentacoli e carro. Di nuovo, con il carro c'è come una scelta, una direzione da prendere, un obiettivo da dover decidere. Andiamo a vedere l'eremita. Abbiamo i due 5, guardate, più impegnativi che ci sono, il 5 di spade e il 5 di denari. Allora, qui può riguardare, ragazzi, un bisogno di fare il punto della situazione perché qualcuno potrebbe avere della confusione mentale o su questioni di gestione pratica. È come se, guardate, ehm,
preparatevi, cioè nel senso attrezzatevi per questi momenti, però ho come la sensazione che la prima settimana di maggio, ragazzi, potrebbe arrivare un momento di tristezza, un momento dove sì, vi sentirete soli ed è per quello che sento che l'energia, cioè è come avreste voglia che l'altra persona ci fosse di più o se non avete nessuno è come se aveste voglia che ci fosse qualcuno. Non so se i verbi erano corretti, però mi avete capito. Sento proprio una sensazione di abbandono da parte di qualcuno, un momento di introspezione, un momento dove si cerca di fare chiarezza mentale. Vi darei un abbraccio, ragazzi. Può essere un momento cupo, però guardate, quando vi succede così, potete, diciamo, fare uno switch alle vostre vibrazioni cercando di mettere della musica allegra, cercando di frequentare posti dove ci sono bambini, perché i bambini sono delle pile energetiche naturali. So che magari sono un po' troppo urlanti, però è l'energia che divampa quella e stare vicino ai bambini ricarica proprio a livello energetico, o anche magari in mezzo alla natura, vicino agli animali, perché ho come l'idea che sarete un po' soli nei vostri pensieri più che tutto. Andiamo a vedere. Ok. Allora, il 7 di bastoni è spiegato da un diavolo, da un 4 di bastoni, da un 9 di bastoni, 7 di bastoni nuovamente e 3 di spade. Allora, qui o c'è qualche questione legata alla casa che vi vincola, legata a una convivenza, può anche essere che stiate convivendo o che se per esempio, perché non capisco bene se è tanto tra coppie, tra famiglie, amici, cioè vale un po' per tutte le situazioni affettive secondo me. Comunque devo dire che vi aspettate da parte del mondo esterno un qualche cosa di più, un movimento di più, però poi in realtà questo non arriva ed è per quello che vi sentite un po' soli, un po' tristi, un po' abbandonati a voi stessi, un po' da soli a dover maneggiare tutto, direi. C'è anche questo diavolo, devo dire che il condizionamento mentale potrebbe essere forte. Potreste anche accusare della stanchezza. Mi parlano di vitamine. Magari fate una cura di vitamine, soprattutto se dovesse, diciamo, esplodere il caldo, potreste sentirvi più stanchi. Quindi mi parlano di vitamine, potrebbe essere utile per qualcuno. Se non vi piace prendere le vitamine, potete fare dei frullati di frutta o cose di questo genere. Vi dico così perché io non mangio molta frutta normalmente fuori pasto, ma neanche a pasto, cioè ci sono proprio dei momenti specifici in cui li mangio, in cui la mangio, ma non sempre. Quindi per aiutarmi a integrare più frutta, l'assumo sotto forma di frullato. Così vedo che effettivamente ne mangio di più. Andiamo a vedere il mago. Abbiamo il mondo, re di pentacoli e asso di spade. Che interessante perché avete 2, 1 e un mondo, quindi è come se da un lato iniziare un qualche tipo di questione vuol dire completare, chiudere, qui avete la carta numero 20, qui 21, è un po' come chiudere con un certo tipo di tema, di situazione. Sento che è come se fosse un periodo di scelta, ragazzi. Scegliere se portare avanti qualcosa o no, mi viene da dire. Perché comunque la sensazione di solitudine che avete è forte, sia che sia solo una sensazione a livello mentale, sia che sia effettivamente il fatto che dobbiate gestire delle cose da soli e che l'altra persona non, o i coabitanti, diciamo, se fosse una situazione familiare, non partecipano o non partecipano come vorreste, questo vi stanca sia a livello mentale che a livello proprio fisico. È come se aveste voglia di un po' più di partecipazione da parte del mondo esterno. Però andiamo a vedere la seconda settimana di maggio. 8 di pentacoli, 10 di spade
e 4 di coppe. Wow, è impressionante perché fino a qui tutte le carte praticamente sono dritte, da qui iniziano tutte quelle al contrario, come se ci fosse un freno a mano tirato. C'è come una sorta di, mi viene da dire, arresto. Scusate, voglio andare a vedere anche questo 2 di spade, di coppe. Anche questa è girata, il 5 di coppe. Re di spade e eremita. Ragazzi, io qua ho la sensazione che lascerete perdere qualche cosa, eh? È come un ok, tanto comunque devo affrontare le cose da solo o da sola, è inutile cercare un compromesso, cercare un accordo, cercare un'unione. Voglio uscire dalla sofferenza e cercare di vedere quello che fino adesso ho fatto finta di non vedere. A me è questo diavolo che pesa. Qui c'è qualche questione mentalmente che voi sostenete, dove magari voi volete aver ragione o pensate di aver ragione, perché è un po' quello che frega del diavolo dell'ego, al quale non importa che voi abbiate ragione o no, il punto è che le cose stanno così e da lì dovete partire. Cioè, come prendete provvedimenti? E sento che la cosa sarà smettere. È proprio una smettere la costanza qua. Ho come la sensazione che smetterete di essere costanti, smetterete di essere onnipresenti, mi viene da dire, di esserci sempre e comunque per l'altro o per gli altri. Per qualcuno queste carte potrebbero anche parlare di una pausa dal lavoro. Perché anche l'eremita effettivamente, come vi dicevo, è una carta di isolamento. Alle volte è volontario, cioè alle volte è involontario, ma in questo caso sento che siete voi che dite no, 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 un momento, un attimo, e inizierete a tirare fuori il pugno duro, le regole, la vostra teoria, quello che a voi vale, se con me, se vuoi funzionare con me, se diciamo vuoi che la relazione con me funzioni, detto in modo un po' più dolce. Ehm, Queste sono le regole, questo è quello che a me dà fastidio e che quindi preferirei che tu non facessi, piuttosto che questo è quello che posso dare o fare io per te. Andiamo a vedere però questo solo al contrario. Sono già due. Regina di spade e cavaliere di coppe. Guardate ragazzi, ho come la sensazione che qua sarà un penso a che cosa mi condiziona, a che cosa mi fa sentire solo, a dove vorrei che gli altri o l'altro o l'altra fosse più partecipe e qua pongo un po' le condizioni. Re e regina di spade, nonostante tutto, a fine mese sento, scusate, a fine mese no, a fine lettura, quindi a metà mese, sento che in qualche modo troverete un equilibrio. C'è da pulire, c'è ancora da lavorare, c'è da trovare la chiarezza mentale, però è come se ci fosse una buona predisposizione l'uno nei confronti dell'altra o l'uno nei confronti degli altri. Adesso dipende come vibra a voi la lettura. Periodo interessante, tanta introspezione con queste due carte, rivisitare un po' la vostra idea di stabilità, che cosa deve fare uno, che cosa deve fare l'altro o gli altri. Magari alle volte basta correggere un po' certe dinamiche, perché capita che si prendano degli automatismi anche a livello familiare eh, per un'esigenza del momento e poi non ci si renda conto che questa cosa diventa automatica, meccanica e ripetuta nel tempo. Però è sempre valido il dire no, ascolta, questa regola a me non va più bene, per me è drenante, dobbiamo cambiare regola ed è qui che vi intenderete a fine mese. Io dico che c'è come una sospensione in questo senso, una rivisita
a livello mentale di quello che è la relazione con questa persona, perché il 2 di coppa al contrario mi dice che non volete scendere a compromessi, cioè basta cercare di andare incontro all'altro, cercare di indorare la pillola, adesso le cose sono così, e l'altra persona vi dico che a pugno duro risponde bene, cioè nel senso ok, ho capito, facciamo chiarezza mentale, sono disposto a venirti incontro, parliamone. Va bene, andiamo a vedere l'I Ching. Fatemi poi sapere nei commenti come vi vibra. Il coraggio dell'amore. Ma che bella, carta numero 43. Per chi non lo sapesse, ho comprato il libro in un momento diverso rispetto agli oracoli e quindi le traduzioni sono diverse. Però andiamo comunque a vedere. Allora, nel libro questa carta viene tradotta come la decisione. Che interessante perché qui abbiamo proprio questo 2 di bastoni che, come vi dicevo all'inizio, e anche il carro, mi parlano di una decisione da dover prendere, da dover affrontare, una strada, un'avventura, c'è un qualche tipo di movimento qui che deve essere fatto ed è come una fase riflessiva. Allora, la spiegazione è: se nelle vostre faccende credete sia giunto il tempo di prendere una decisione, ma non osate muovervi, fatelo pure, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Innanzitutto non disgiungete mai forza da correttezza. Non è una lotta disperata, il cui esito sia incertissimo e non avete bisogno, perciò, di ricorrere a tutti i colpi. Secondariamente, non lasciatevi tentare a venire a compromessi. Guardate il 2 di coppa al contrario, non scendere a compromessi. Con chi è manifestamente dalla parte del male, dell'errore. In terzo luogo, lasciate perdere la violenza, perché sarebbe dannoso. Finireste per combattere l'avversario sul suo stesso terreno, e ciò gli tornerebbe vantaggioso. In ultimo, è inutile combattere il male se poi non ci si mette sulla via del bene. Il successo allora non dovrebbe mancarvi. Sta a voi non demeritarlo. Wow, bellissimo messaggio devo dire ragazzi, e c'entra anche molto con quello che abbiamo visto fino ad adesso. Spero che comunque la lettura, questa presa di consapevolezza, questo veder chiaro, fare chiarezza mentale perlomeno dentro di voi, anche grazie a queste 2 carte dell'eremita, insomma vi possa aiutare ad affrontare meglio la situazione che state vivendo. Fatemelo comunque sapere nei commenti, per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!